Eccoci di nuovo qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera, mercoledì 28 giugno 2023, questa è la mattina al mercato, l'angolo in cui proviamo ad analizzare alcuni dei nomi associati al calciomercato del Milan. Enrico Boiani qui con voi, ma soprattutto Beatrice Sarti. Ciao Bea, ben trovata. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Bea, oggi è una mattina al mercato che potremmo definire quasi una mattina al mercato, oserei dire, perché è una mattina al mercato statunitense, americana, no? Sì, assolutamente. Hai avuto quest'idea di iniziare così questa puntata, devo dire, in linea con quello che andremo ad analizzare, con i giocatori di cui andremo a parlare e quindi una mattina al mercato. A me non mi viene come a te, mi spiace. Vabbè, Scusa, a me non viene perché sennò a me non mi... Già vedevo il messaggio sotto nei commenti. A me non viene il tuo accento americano. Ah, qui ti è venuto meglio, però, ti è venuto meglio. Siamo qui sempre con le nostre bancarelle, quindi io vi invito subito a lasciare un mi piace, a iscriverci sotto nei commenti la vostra sui due nomi di cui parleremo oggi, a consigliarci come sempre altri nomi di mercato, a iscrivervi al canale, attivare la campanella per tutte le notifiche, quindi quando esce un video, una diretta, se avete la campanella attivata vi arriva la notifica sul vostro dispositivo e potete tranquillamente vedere i nostri nuovi contenuti, i nostri nuovi video. Partiamo, cara Bea, direi con il centrocampo, perché è vero che è arrivato, sta arrivando insomma in questi giorni, in queste ore, il primo acquisto per il centrocampo, ovvero Ruben Loftus-Cheek, però è anche vero che dopo la partenza insomma di Sandro Tonali, il Milan ha bisogno di tanti centrocampisti, ne aveva bisogno prima, ne avrà bisogno ancora di più ora, e uno dei nomi usciti negli ultimi giorni è quello di Yunus Musa, eccolo qua, del 29 novembre 2002, quindi giovanissimo, 20 anni, 21 da compiere a novembre. Partiamo subito dalla nazionalità, è statunitense, quindi degli Stati Uniti, però ha altri passaporti, ha quello inglese, perché è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal e dopo ne parliamo, ha quello italiano, perché la sua infanzia l'ha passata in Veneto e quindi ha anche il passaporto italiano, oltre a quello ghanese. Gioca nel Valencia da circa 4 stagioni a questa parte. Per quanto riguarda le sue caratteristiche diciamo economiche, se così si possono definire, percepisce un ingaggio netto di meno di 1 milione a stagione, 720.000 euro. Il suo contratto scade nel 2026. Il valore di mercato secondo Transfermarkt è di 18 milioni di euro, quindi una cifra anche piuttosto importante, considerando che, come vediamo dal piccolo diciamo riquadretto, dal piccolo rettangolo in cui si vedono le posizioni in campo, questo è relativo solo alla scorsa stagione, ma vi posso assicurare che Musa è un giocatore che gioca un po' ovunque in campo, ha giocato largo, stretto, mediano, mezzala, un pochino più avanti, alto a destra, largo a sinistra nei quattro, insomma ha fatto veramente la qualunque a centrocampo. In questa stagione, quindi nel 2022-2023, sono state 37 le sue presenze, 0 gol e 2 assist, per un totale di 2360 minuti. Ringraziamo come sempre Gianmarco Landucci per queste grafiche. Bisogna dire, Bea, che è un giocatore che il cui rendimento è migliorato sicuramente nel corso degli ultimi anni. Sono aumentati i minuti che ha giocato, perché già la scorsa stagione, dove ha segnato sì un pochino di più perché ha fatto 3 gol e un assist, però con soli 1700 minuti giocati, quindi circa 600 minuti in meno, così come la stagione prima, che è da 35 presenze, 2 gol e 0 assist, 1642 minuti. Quindi è un ragazzo comunque giovanissimo, a 20 anni, che sta crescendo tanto. Come vi dicevo, delle giovanili dell'Arsenal in cui ha fatto molto bene, tra l'altro giovanili dell'Arsenal che sono anche diciamo il posto, il luogo in cui è cresciuto Isma Benasser. Fatto sta che è uno dei giocatori, come dire, che il Milan sta trattando, sta monitorando per il centrocampo. Per chi non lo conoscesse, provo un pochino a descrivervelo, avendo visto qualche partita del Valencia in questa stagione e naturalmente con i consueti video e contenuti relativi ai giocatori a cui abbiamo accesso. È un giocatore molto fisico,
molto molto fisico, fa della fisicità, diciamo, la sua arma principale, nonostante non sia altissimo, perché non arriva neanche all'1,80, 1,78 se non sbaglio. Può ricordare, diciamo, che il paragone che viene fatto più di altri è quello con Pogba, non tanto per il livello a cui poi è arrivato Pogba, che è altissimo, e chissà se questo ragazzo potrà mai arrivarci, ma per l'uso proprio che fa del fisico, cioè un giocatore che oltre a essere molto fisico lo sa usare molto bene, ecco, è consapevole del fatto che sia la sua arma principale. Tecnicamente deve ancora migliorare tanto, quindi è molto più mezzala, è molto più centrocampista che mediano, nonostante abbia fatto anche il mediano e abbia pure le caratteristiche volendo per farlo, però è un giocatore molto più mezzala. Fatto sta che è uno dei giovani su cui il Milan potrebbe puntare. Ma guarda, innanzitutto già il fatto che sia un centrocampista mi conforta, perché in questi giorni abbiamo parlato principalmente di giocatori d'attacco, perché a parte il nome di Reinders, Kamada è un punto interrogativo ad oggi e non è un centrocampista che ad oggi potrebbe giocare nel centrocampo a due di Pioli. Quindi, ammesso che sia quello il prossimo centrocampo del Milan della stagione 23-24. Quindi mi conforta sapere che sia un centrocampista. È chiaro che è un ragazzo molto giovane, per come l'hai descritto, secondo me potrebbe fare al caso nostro. Sottolineo il molto giovane perché in questo momento il Milan non ha centrocampisti, diciamo, leader, perché Bennacer non c'è, Tonali se n'è andato, che sì, se n'è andato la scorsa stagione, e quindi credo che sia da fare un buon mix. Ci sta un giocatore così giovane, però credo che sia da affiancare ad un giocatore un po' più esperto, però mi sembra un ragazzo in linea con le caratteristiche che cerca il Milan, almeno da questa scheda e da quello che ci hai raccontato tu. Sì, c'è da aggiungere una cosa, tanto ormai lo facciamo, lo avete capito, per tutti i giocatori, andare a vedere qual è lo storico infortuni, no? Che è una cosa che non vorremmo fare, non vorremmo parlarne, però visti i problemi che ha avuto anche il Milan, ed è un dato di fatto, negli ultimi anni, nelle ultime stagioni con gli infortuni, bisogna anche andare a capire che tipo di giocatori si vanno a comprare, anche da quel punto di vista lì. Qui in questo caso, e vado a leggere la tabella infortuni, lo storico infortuni è molto molto breve, perché ha avuto un piccolo problema nella passata stagione, quindi nella scorsa stagione, non quella appena conclusa, una piccola infiammazione all'articolazione della caviglia che l'ho tenuto fuori un mesetto e ha saltato solamente 2 partite. Quindi ancora, anche magari da questo punto di vista, crescendo anche muscolarmente, fisicamente, è molto verde, molto acerbo, ma magari chissà, essendo il fisico uno dei suoi punti forti, se non il suo punto forte, potrebbe anche essere predisposto proprio a poter giocare tanto, ecco. Poi lo so che tu valuti molto spesso questa cosa degli infortuni, ecco. Ma non è che la valuto io, considerando le ultime 3 stagioni passate dal Milan, che sono state tanto danneggiate dal discorso infortuni, è chiaro che andare su un giocatore che di suo non ne ha avuti tanti aiuta rispetto ad un giocatore che invece è stato colpito molto di più, ovvero quello che andremo ad analizzare tra poco. Ecco, infatti, questo era Yunus Musa, che non è né Karim Musa, e molti, diciamo, amanti del mondo di YouTube sanno di chi parlo, né Musa Barro, che è un nome che in passato, anche se non sbaglio, era stato accostato al Milan. Questo è Yunus Musa del Valencia. Vedremo se mai dovesse arrivare al Milan. Vi abbiamo già dato una piccola infarinatura su chi sia il giocatore statunitense con passaporto italiano, e passiamo all'altro americano, all'altro made in USA, no, Carabea, perché parliamo di Pulisic. Sì, eccolo. Qui abbiamo la scheda, sempre realizzata, come hai detto tu prima, da Gianmarco Landucci, che ringraziamo. È un ragazzo anche lui molto giovane, perché comunque è un 98, quindi non è un giovanissimo, però è un ragazzo giovane, lo sappiamo tutti, nazionalità americana. Il club da cui proviene è il Chelsea,
che voglio dire è un nostro amico di trattativa ultimamente, visto la trattativa chiusa per Loftus-Cheek. Il suo ingaggio è un po' più alto rispetto al giocatore che abbiamo analizzato prima, 7 milioni di sterline lorde, 4,290 nette, contratto in scadenza l'anno prossimo, ovvero 30 giugno 2024, valore attuale su Transfer Market è 25 milioni. Questo giocatore è un po' contrastante, ovvero, anzi, oserei dire divisivo, perché piace e non piace. Il perché lo andiamo a vedere proprio ora. Andiamo a vedere qualche dato, appunto. Io mi soffermo sempre sulle ultime 3 stagioni. Purtroppo il suo percorso al Chelsea è stato un po' incalando, perché ad esempio il 2021 a numeri è stata una buona stagione, perché lui fa 43 partite, colleziona 6 gol e 4 assist e gioca la bellezza di 2452 minuti, che direi è una buonissima stagione. Quella dopo gioca un po' meno, non tanto meno, perché gioca 2207 minuti, 38 partite. I numeri sono un po' meglio, non di tanto, ovvero 8 gol e 5 assist. Diciamo che è l'ultima la stagione che delude un po' di più di questo ragazzo, perché 30 partite, un solo gol e 2 assist, per un totale di 1012 minuti, quindi la metà Come potete vedere in grafica. dal punto di vista dei minuti. I numeri sono molto più bassi rispetto alle ultime 2 stagioni, però quello che, e mi riferisco anche alla grafica in fondo, ovvero la mappa sul campo, quello che più mi lascia dei dubbi di questo ragazzo sono le sue posizioni in campo, perché ad esempio la sua stagione migliore dal punto di vista di numeri, ovvero 8 gol e 5 assist, sono andata ad analizzare dove ha giocato, ovvero nella stagione 2021-22 ha giocato 13 gare da trequartiste, 9 gare da punta, e questa cosa mi ha sorpreso, 5 gare da ala destra, 3 da seconda punta, 3 da ala sinistra e una da centrocampista di destra. Quindi la sua miglior stagione lui ha giocato principalmente da trequartista e da punta. Ed è una cosa che sorprende, perché voglio dire, per come se ne parla al Milan, io da punta non l'avevo mai considerato questo No, ragazzo. non viene considerato da punta, viene Ecco. considerato per l'esterno di destra, al limite per la tre quarti. Dei dubbi li ho anch'io, Bea, in aggiunta a questa cosa che giustamente hai detto tu, e per coadiuvarla, che al Borussia di Dortmund principalmente faceva la spola tra la tre quarti e l'esterno sinistro, tra le altre cose, Sì. e sono le stagioni poi dove ha reso meglio e dove ha giocato meglio quelle E al Borussia di Dortmund. infatti nell'ultima stagione, che non me ne voglia, è la sua peggiore stagione fino ad ora al Chelsea, ha giocato 6 gare da ala destra e 5 da ala sinistra, 2 da trequartista, quindi da che quella precedente aveva giocato soprattutto da trequartista, nell'ultima ha giocato pochissimo da trequartista. Ecco, quindi è un po' un giocatore che può giocare in tanti ruoli, no, può giocare in tanti ruoli, perché questo non per forza è un fattore negativo. Chiaro che io mi rifaccio sempre alle parole del buon Riccardo Cacà a Radio Rossonera, per me un giocatore va inquadrato dal punto di vista del ruolo. A lui lo ha aiutato a essere inquadrato e credo che anche questo ragazzo vada inquadrato per cosa ti serva. Quindi Certo. ecco, sono un po'. Guarda Bea, ormai l'ho ripetuto, lo ripeto anche qui dato che ne stiamo parlando, per me in circolazione ci sono giocatori che possono garantirti il rendimento di Pulisic, che costano molto meno di Pulisic, sia per quanto riguarda l'ingaggio soprattutto, sia per quanto riguarda il cartellino. Ciukwueze, che ne abbiamo parlato nel primo, se non sbaglio, era il primo episodio di La mattina al mercato, è un giocatore potenzialmente molto più forte a livello di costi totali tra cartellino e ingaggio,
non è che sia troppissimo distante, c'è una cosa da dire e poi arriviamo al capitolo infortuni che so che ti preme, so che ti piace No, non è parlare che di mi preme, cioè non è che mi diverto, però va detto. però ti piace considerarlo, dicevo, Non Ciukwueze dire che mi piace il capitolo infortuni che già è. Ecco. Dicevo Ciukwueze ha l'aggravante, tra virgolette, che è extracomunitario, il Milan ha solo 2 slot, uno ne ha occupato per Loftus-Cheek. Questi 2 giocatori sono sì entrambi statunitensi, quelli di cui vi avevo parlato oggi, quindi sia Musa che Pulisic, ma entrambi hanno il Sì. passaporto europeo perché Pulisic ha passaporto croato. Che di questi tempi con il Milan, che va solo su giocatori extracomunitari a solo 2 slot, non è una cosa da poco, cioè è comunque un fattore da tenere Sì. in considerazione. Allora, siamo arrivati a quel punto. Ci tocca. Allora, io non vi andrò a leggere tutti gli infortuni che ha avuto in carriera Christian Pulisic, che fidatevi sono veramente tanti purtroppo. Vi vado a leggere perché non ho imparato a memoria tutti gli infortuni di Christian Pulisic, vi faccio vedere il mio foglio così lo vedete anche voi che insomma è quello che è. No, non ridere, cioè questa è una cosa seria. Certo. Vi vado a leggere i più, diciamo, lunghi. Ecco. Ultima stagione, problema al ginocchio, 59 giorni, ovvero lui era stato fuori dal 5 gennaio 2023 al 5 marzo 2023, 2 mesi Dopo il pieni, mondiale. tondi, ecco. 21-22, quindi la sua stagione migliore, quella di cui avevamo parlato prima, infortunio all'articolazione alla caviglia. Non mi piace per niente, te lo dico già, la caviglia è una cosa che mi preoccupa sempre tanto. 9 settembre 2021, 31 ottobre 2021, 52 giorni. Però. Stagione precedente, 2021, un infortunio muscolare di ben 24 giorni, non è specificato Classico. quale tipo di infortunio muscolare. Stessa stagione, infortunio alla coscia, quindi sempre 2021, 63 giorni, 2 mesi. 2 mesi abbondanti. Sempre la stessa stagione, stiramento al polpaccio, 21 giorni, e qui si parla di agosto, quindi A inizio prima, stagione. sì, inizio stagione. Stagione 19-20, quindi quella precedente a questa, non ve lo voglio leggere. Infortunio agli adduttori, 156 giorni. Cioè lui è stato fuori dal 2 gennaio 2020 al 6 giugno 2020. E qui io mi fermo. Al Vabbè, di Borussia, mezzo è la stagione del 2020, sì, quindi anche un pochino questi numeri sì, sono un pochino poi sì. drogati dal fatto che in realtà tutto il calcio si è fermato, però sì, mi No, ma ricordo. infatti io vi leggo le partite perse 12, No, quindi è è quella chiaro. stagione lì, però infortunio all'adduttore, infortunio al polpaccio, quando era al Dortmund strappo al fascio muscolare e rottura della fibra muscolare, cioè al di là dei giorni, delle partite saltate, mi sembra un ragazzo che dal punto di vista muscolare sia un po' delicato. Chiaro. Perché poi l'articolazione alla caviglia è una cosa che a me non piace perché la caviglia è un qualcosa di delicatissimo, però può succedere. Io mi sono soffermata sui muscolari perché appunto Perché ce ne sono. ce ne sono, sì, ce ne sono Perché ce ne sono. diversi. Il ragazzo è un 98 e la tabella infortuni per un ragazzo così giovane è importante. Però ecco, Detto non è ciò, che va escluso per questo, no, però per esatto. dovere di cronaca ve lo facciamo presente. Aggiungerei anche che è veramente un pourparlers su questo ragazzo che di qualità ne ha, sono Sì, indubbi e ve le abbiamo anche fatte vedere. È normale che dei dubbi ci possano essere, i miei sono soprattutto relativi all'ingaggio, per il livello che è. Ripeto, ci sono e ci possono essere giocatori che possono garantirti la stessa cosa, magari anche un po' meglio, a prezzi più contenuti. Va bene, Bea, siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio della mattina al mercato. Io ti ringrazio, come sempre la tua bancarella oggi ci ha offerto Pulisic, la mia vi ha offerto Musa, quindi diteci la vostra come sempre sotto nei commenti, lasciate un like, un mi piace, quello che volete qua sotto e iscrivetevi al canale. Bea, grazie.
Grazie a voi e alla prossima puntata de La mattina al mercato. Grazie anche da parte mia, ci ritroviamo con tutti gli appuntamenti di oggi su Radio Rossonera, partendo da Obbligo di riscatto tra poco, tra qualche ora, e poi sulla piattaforma Viola c'è Chiama Milan e via via. Tutti gli altri appuntamenti, anche da Enrico Boiani. A presto, ciao!